In che modo ritieni che i luoghi della memoria siano utili per chiarire le idee, capire meglio i fatti ed elaborarli criticamente? In which way do you think memory places are valuable for clarifying ideas, for understanding facts better and processing them with more sensitivity and critical thinking? In to visit the actual places where the story's set. Yeah. Completely. I think it's really important for me if I'm going to write a story about the places where this horrific battle happened. I have to go not only to the like Omaha Beach, the beaches, but also to the cemeteries and to find out as much as I can, even though there's nothing there to do with the war apart from memorials. It helps me feel what happened there. Diciamo, lui lo contestualizza nell'ambito della scrittura, quindi dice che quando deve scrivere una storia su un tema storico, per l'appunto, per lui è fondamentale visitare il luogo in cui quel fatto è avvenuto, ma per esempio come è stato per D-Day Dog non è stato importante per lui solo visitare la spiaggia dello sbarco in Normandia o Omaha Beach, ma anche il cimitero, proprio per sentire le emozioni di quel luogo. But also when you visit the places that the story is set, things happen that you didn't expect would happen and they help with the story. For instance, in D-Day Dog, there was, when on the school trip, there was a bus driver and he was very grumpy and cross. And when we got to the Paratroopers Museum, he was unusually quiet. And this is true. What happened when we were on the story was the paratrooper and he was involved in the war in the Falkland Islands. And that would never, if I had not gone on that school trip, I would never have met him and he would never have told me his story, which really enhanced the writing for me. È anche interessante vedere come quando visiti questi luoghi poi succedono cose inaspettate che ti aiutano con la narrazione. Per esempio nel suo caso la figura dell'autista è basata su una persona che lui ha realmente incontrato, che era proprio l'autista di questa gita scolastica che ha fatto con questa classe, che era un autista all'inizio piuttosto scorbutico e quando poi sono andati a visitare il museo lo ha trovato insolitamente silenzioso e quindi si è domandato il perché, poi ha scoperto che era stato un paracadutista durante la guerra delle isole Falklands, come il personaggio del libro. E quindi se non fosse andato in gita con i ragazzi non avrebbe mai conosciuto questa persona. Abbiamo discusso a lungo sul tema della guerra, facendoci molte domande rispetto al fatto che possa esistere una guerra giusta. Non siamo arrivati a una conclusione definitiva, ma abbiamo condiviso il fatto che possa essere giusta una guerra per difesa, che tuteli le persone, la loro libertà, la loro vita e la loro libertà. Secondo te esistono guerre giuste e guerre ingiuste? E cosa le rende tali? We have discussed the subject of war at length, asking many questions about whether there can be a just, a fair war. We have not come to a definitive conclusion, but we have agreed that a war for defense, which protects people, their lives and their freedom, can be just. In your opinion, are there just wars and unjust wars, and what makes them such? That's a tough question. Domanda difficile. I don't think there's any. I don't think there's any formula to say what is a good war or a bad war. All war is horrific, and even like. But I look at some wars, most wars, and just see them as pointless and ridiculous. But D-Day, I think D-Day was D-Day started the end of Nazi occupation of Europe, and because of that I think this was the right thing to do, but I'll say some more after in a moment. Ok, è una domanda molto difficile. Non crede che esista, diciamo, una formula per definire
definire quale guerra sia buona e quale guerra sia cattiva, quale sia giusta e quale sia ingiusta. Tutte le guerre sono orribili. Dice che guarda, alcune guerre le trova assolutamente ridicole, però guardando al D-Day, allo sbarco in Normandia che ha dato il via alla fine dell'occupazione nazista, crede che questa sia servita a qualcosa e adesso ci spiegherà più nel dettaglio. But I think listening to other people and getting different perspectives from different countries and people is very good. For instance, I've met two people who've made me rethink D-Day and all that a little. And one of them was, I know a friend of mine is French and her father lived in Normandy when D-Day happened. And for the weeks before D-Day happened, the British and Americans bombed the French coast and killed hundreds and hundreds of French civilians, so that they could then attack France. And her father, this French woman's father, hates the British because they bombed French coast so that they could invade, if that makes sense. Diciamo in questo contesto ascoltare il punto di vista di altre persone può essere molto utile per raggiungere una maggiore consapevolezza e ci racconta che due persone gli hanno fatto ripensare anche un po' quello che è stato il D-Day. Per esempio il papà di una sua amica è francese e ha vissuto lo sbarco in Normandia, ma ha un punto di vista molto diverso perché subito prima dello sbarco gli inglesi hanno bombardato la costa francese sono stati uccisi molti civili, quindi diciamo il suo punto di vista è critico. And also I've met recently a 101-year-old man who was a bomber in the Second World War, and his job was to fly over German cities and drop incendiary bombs, so bombs that create fire on civilian areas. And the bombs that he dropped will have killed hundreds and hundreds of mostly women and children. And meeting him and talking to him about that and how he's regretted it, even though it was thought to be the right thing to do, really makes me think about how awful it is, the situations people end up being put in because of war. Un'altra persona che ho incontrato è un signore molto anziano, ormai centenario, che bombardava, volava con gli aerei sulle città tedesche e lanciava bombe sui civili e quindi sostanzialmente le bombe che ha lanciato hanno ucciso centinaia e centinaia di persone, soprattutto donne e bambini, e adesso si sente terribilmente in colpa per questa azione che ha commesso, e anche se all'epoca pensava che fosse la cosa giusta da fare, quindi sottolinea il fatto di come sia terribile anche rivedere, appunto, riguardare indietro a queste azioni. The same man who bombed those civilians, and that was his job, he also told me at the end of the war, when the Germans were defeated, the Dutch people in the Netherlands needed food very quickly. So the last flight he did was to fly very low over food parcels for the people in Holland because they were starving. And he remembers flying over them and dropping food parcels and seeing the Dutch people waving up to him from the ground. And so when he feels bad about bombing civilians, he tries to remember the good thing that he did, the completely 100% good thing he did during the war. Un altro dettaglio è che questo signore molto anziano che aveva lanciato bombe dagli aerei l'ultimo giorno, quando la guerra era ormai finita e i tedeschi erano stati sconfitti, e ricorda che passò raso terra sulle città olandesi in cui le persone stavano morendo di fame, portando loro dei pacchi col cibo. Quindi diciamo questo ricordo un po' allevia i suoi sensi di colpa, perché ha un ricordo positivo, diciamo, perché ha salvato delle vite nonostante tutte quelle che ha ucciso. Quindi quando si sente in colpa per tutte le persone che ha bombardato, cerca di ricordare questo momento per alleviare i sensi di colpa.